Ci sono diversi modi per vedere un film. Se si prova a scomporlo, un film è composto da sceneggiatura, fotografia, montaggio, musica e tantissimi altri elementi. E per quanto esista nella sua vera essenza solamente nella sua interezza, può comunque essere sempre frammentato. Uno dei consigli che si riceve quando si cerca di studiare e far proprio un tipo di arte è quello di scomporre quella degli altri. Nel caso del cinema, per esempio, oltre che a vedere capolavori per più volte, si arriva anche a consigliare di vedere gli stessi film in modi anche bizzarri, senza audio o senza video, oppure ascoltando solo la colonna sonora. E con questi metodi, quello che si cerca di fare è mettere l'accento sulla tecnica che concerne di più chi sta vedendo il film. Io, per esempio, che amo il cinema tanto quanto la scrittura, molto spesso leggo le sceneggiature dei miei film preferiti, così da comprendere meglio il processo che precede la ripresa delle immagini in sé. Ma nel decomporre così minuziosamente un'opera d'arte si incorre in un rischio, si sacrifica qualcosa, soprattutto quando la ricerca diventa in qualche modo spasmodica, maniacale, troppo attenta al tecnicismo più che alla magia dell'arte in sé. Immaginate uno chef che sia talmente innamorato della cucina che non possa più gustarsi nessun piatto senza chiedersi come l'abbiano cucinato e quali ingredienti abbiano mescolato insieme. Il mio film preferito di sempre è Otto e mezzo. Inutile dire che è una delle opere d'arte più potenti della storia. Ed è un film che da un punto di vista tecnico permette di approfondire infinite sfaccettature. L'uso del bianco e nero, delle ombre, della fotografia, ma anche del doppiaggio, per esempio. Ma mentre scomponevo il film nelle sue parti, mi sono reso conto che c'era qualcosa di molto più in superficie che mi rimaneva oscuro. Un personaggio che continuava ad apparire senza però rivelare mai la sua identità o ciò che simboleggiava. La bella sconosciuta. La prima volta la vediamo mentre scende le scale dell'hotel insieme a una bambina. Indossa un vestito bianco e un largo cappello vistoso. Poi riappare più avanti nella lobby dell'hotel mentre parla al telefono e alle terme e infine nella scena dell'harem. Possiamo vedere il volto della donna, il modo in cui cammina, sentire la sua voce, ma non sappiamo nulla di lei, nemmeno il suo nome. Vedere il film più volte non aiuta, neanche leggere la sceneggiatura aiuta, in quanto il suo personaggio viene chiamato semplicemente Beautiful Unknown Woman. Bella sconosciuta. Vedere solo le immagini non aggiunge niente, ascoltare solo l'audio nemmeno. In Come fare un film, Fellini per la prima volta in un libro svela i legami misteriosi e talvolta inquietanti con il suo lavoro. Fra divagazioni estrose e vagabondaggi della memoria racconta l'atmosfera in cui ha realizzato gran parte dei suoi film. In un capitolo all'interno del libro comincia a tratteggiare le linee di un film in modo vago, gettando le basi di alcuni personaggi. Il film è, o meglio sarà, Otto e mezzo. E anche in questo caso non viene detto nulla della donna, nonostante siano tanti i personaggi presentati, come l'amante, l'amico, la coppia di telepati Maurice e Maya e la Saraghina. A questo punto la cosa può essere solo una. Fellini stesso ha voluto lasciare un velo di mistero, creare un personaggio enigmatico. Era sua volontà non dire chi fosse il personaggio e non dare nessuna motivazione anche quando il protagonista Guido, nella scena dell'harem, chiede alla donna Chi è lei? non ricevendo nessuna risposta. In questo caso l'intento dell'autore è palese. Fellini decide di occultare l'identità della donna ed è proprio qui che entra in gioco la rottura definitiva, lo scontro tra artista e fruitore, il sacrificio dell'arte in nome della verità. Il fruitore, quando raggiunge il picco tra fanatismo, idolatria, voglia di conoscere e di capire, cerca a tutti i costi una soluzione ad ogni enigma della propria storia preferita, perché vuole averla tutta tra le sue mani, semplificarla pur di possederla completamente. Vagando tra gli abissi più profondi del web, sono riuscito a trovare casualmente questo fascicolo. È un documento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 26 gennaio del 1963, stesso anno in cui Otto e mezzo uscì nelle sale. E proprio leggendo questo documento ho trovato la risposta che tanto cercavo. Leggendo la trama, infatti, a un certo punto si trova questa frase: la paura della vecchiaia e della morte gli si rivelano, a Guido, il protagonista, attraverso immaginazioni in cui egli vede se stesso morto, mentre intorno la vita continua senza di lui, o attraverso l'incontro inatteso, concreto, con una sua antica innamorata dei 20 anni, sfiorita, malata, quasi irriconoscibile. Un'antica innamorata dei 20 anni, sfiorita, malata, quasi irriconoscibile. La bella sconosciuta. Una donna della quale Guido sembra aver dimenticato tutto e allo stesso tempo conservare un aroma nostalgico nella memoria. Qualcosa che gli dice di averla già conosciuta tanto tempo fa, forse troppo, in un'altra vita, da giovane, quando nessuno dei problemi che lo attanaglia ora poteva essere anche minimamente immaginabile. Prima di tutto, prima che anche l'amore diventasse un dovere, qualcosa di troppo completo, statico, impossibilitato al movimento. L'amore, quando non ha più nulla da nascondere, muore. In tutti i sentimenti è giusto lasciare degli spazi
spazi inesplorati, delle zone d'ombra invalicabili. Così come è importante lasciarle nell'arte. Un'opera d'arte è tale quando fa intravedere qualcosa di inafferrabile che ti tiene attaccato ad essa, un enigma che sembra non debba mai essere risolto del tutto. Si può dimenticare molto, addirittura una data o un nome, ma è impossibile dimenticare dei sentimenti inespressi, perché incompleti e quindi ancora vivi, possibili. Ciò che ci completa si dimentica più facilmente di ciò che si è lasciato a metà, di ciò che ci ha lasciato a metà. Dopo aver risolto l'enigma della bella sconosciuta, non ho un motivo in più di vedere 8 e mezzo, ma uno in meno.